Sicuramente una volta nella vita avrete trovato delle difficoltà nel fare le crêpe. Allora fermatevi e seguite tutto il video perché vi spiego passo passo come fare le crêpe perfette, morbide, elastiche, che non si rompono. Buongiorno cari amici di YouTube, benvenuti nella mia cucina e nel mio primo video del mio canale, Una famiglia in cucina. Io sono Federica e ho iniziato questo progetto sui social dal 2020 e mi potete trovare sia sul mio blog che appunto su tutte le piattaforme digitali come Una famiglia in cucina. Oggi quindi prepareremo insieme come prima ricetta del mio canale le crêpe, una preparazione che va bene sia per farciture dolci che salate e vi darò tutti i consigli per prepararle al meglio e per conservarle. Prima di iniziare però vi chiedo un piccolo aiutino, iscrivetevi al mio canale, mettete un like e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E allora iniziamo, vai con la sigla! Per fare le crêpe ci serviranno veramente pochi e semplici ingredienti: farina, latte, uova e burro fuso. Se siete intolleranti al lattosio, niente paura, potete utilizzare bevanda vegetale e omettere il burro oppure sostituirlo in pari quantità con olio vegetale. E se volete la ricetta scritta vi basterà cliccare nel link qui sotto in descrizione che vi porta direttamente al mio blog. Iniziamo dalle uova. Le rompiamo in ciotola. Adesso versiamo il latte mescolando sempre con la frusta. È un impasto base semplicissimo e devo dire che sono veramente molto versatili perché vanno bene sia per merenda da farcire con creme spalmabili o anche come primo piatto da farcire, che ne so, con prosciutto cotto e fontina, fare le classiche crespelle alla valdostana. Io il sale non lo metto mai perché preferisco preparare un impasto neutro da poter utilizzare sia per il dolce che per il salato. Quando avrete ottenuto un composto ben amalgamato ed omogeneo, potrete aggiungere la farina, mi raccomando setacciata per evitare i grumi, ma adesso vi dirò qualche trucchetto per risolvere anche questo problema. Quindi colino e aggiungo un po' di farina per volta. Ecco qua. E iniziamo a girare. Inoltre potete preparare la pastella anche il giorno prima, vi basterà poi conservarla coperta con pellicola in frigo per una notte. Aggiungiamo altra farina. Come vi dicevo prima, se succede che una volta mescolata la pastella avete ancora dei grumi, potete tranquillamente usare il frullatore a immersione. Una volta che abbiamo finito di preparare la nostra pastella, la lasciamo riposare in frigo coperta da pellicola per mezz'ora. Questo servirà a rendere la pastella più omogenea, più fluida e anche a far sparire gli ultimi grumi rimasti. Eccoci qua amici, la nostra pastella delle crêpe è praticamente pronta, è passata mezz'ora e andiamo a vedere se ci sono i grumi. Ecco, vedete, comunque qualche grumo sbuca sempre fuori, quindi non vi preoccupate, un bel frullatore a immersione e risolviamo ogni problema. La pastella è praticamente perfetta, è liscia, omogenea e priva di grumi. Vedete? Deve avere questa consistenza, Se è troppo densa poi farete difficoltà a stenderla nella padella o nella crepiera. Se avete una crepiera va benissimo, ma io uso e ho sempre usato una classica padella. Anche se ha i bordi alti si possono girare tranquillamente. Andiamo a vedere come fare adesso finalmente le nostre crêpe.
Un trucco per farle perfette è quello di avere una padella calda ma non rovente. Non deve essere né fredda ma neanche troppo calda, perché se no appena mettete l'impasto avrete difficoltà a stenderlo. Mettiamo una noce di burro e poi con la carta assorbente andiamo a rimuovere il burro in eccesso. Deve essere unta ma non ci deve essere troppo burro. Soprattutto per la prima crepe, non preoccupatevi perché di solito non viene mai. Riempiamo un mestolo e lo andiamo a mettere in padella. Girate subito e lasciamo cuocere per pochi minuti. Non appena inizieremo a vedere le bolle in superficie e i bordi staccarsi, possiamo capovolgere la nostra crepe. Beh, però per essere la prima non è neanche venuta poi così male. Io faccio così, vedo direttamente che è pronta sotto, quindi la capovolgo. Ecco qua, adesso la cuociamo anche sull'altro lato e la nostra prima crepe è fatta. Un trucco per non farle seccare, soprattutto quando poi le dovete andare a farcire ad arrotolare, che vedete che si seccano, è quelle di impilarle che sono ancora belle calde e soprattutto mentre preparate le altre, quelle già fatte, copritele con un canovaccio. Così. Altro mestolo, giriamo subito. 1, 2, 3. Olè! Un altro trucco per non fare seccare le vostre crepe è quello di non cuocerle troppo, perché sennò diventano dure. Qua copriamo, così rimangono belle calde e andiamo avanti. Ed ecco pronte le nostre crepe, le potete farcire sia col dolce che con il salato. Un piccolo consiglio: se le farcite con la crema spalmabile tipo la Nutella, vi conviene scaldare la crepe, così la Nutella si scioglierà e avrete più facilità nel spalmarla. Le crepe si conservano chiuse con pellicola per 1 massimo 2 giorni in frigo, altrimenti potete congelarle in freezer per un paio di mesi con un foglio di carta forno tra una crepe e l'altra. Con oggi abbiamo terminato, vi saluto e vi ricordo, mi raccomando, di iscrivervi al mio canale. Al prossimo video!